Ciao a tutti, io sono Alessio Moro e vi do il mio benvenuto in valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali, ed in particolare in questo video tutorial che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. L'obiettivo di questo video tutorial è quello di presentarvi le caratteristiche dello strumento Google Sites per la realizzazione da parte dell'allievo di un portfolio digitale. Come detto nei precedenti podcast, una difficoltà ravvisata nell'esperienza del duale è quella di una mancanza di dialogo tra il mondo formativo scolastico e quello aziendale. Per risolvere questo gap che si crea nel momento in cui l'allievo esce dal radar del suo tutor scolastico e entra nel mondo frenetico e pressante del lavoro, suggeriamo la creazione di un portfolio digitale che verrà realizzato dallo studente, che potrà essere un luogo di osservazione a distanza dal tutor scolastico e in presenza da quello aziendale. Oltre a questo sarà uno strumento di riflessione e autovalutazione per l'allievo che fa e valuta il proprio lavoro. La caratteristica multimediale e la semplicità di utilizzo dello strumento della G Suite potenzierà la motivazione dell'allievo, che si divertirà nel raccontarsi e raccontare la propria esperienza di lavoro. Benissimo, partiamo con la presentazione di Google Site. Allora, ho fatto l'accesso col mio account, posso andare sui puntini e vado direttamente sull'applicazione. L'applicazione mostra la possibilità con questo più di creare un nuovo sito o di usare dei template già presentati. Da qui in poi non parlerò più di sito, ma di portfolio, perché la veste informatica sarà comunque quella di un sito, ma l'organizzazione del materiale e i contenuti che andrò a mettere all'interno del sito saranno quelli di un portfolio e anche la struttura voglio che prenda quella dinamica. Consiglio di creare una cartella sul Drive, magari chiamandola così, Google Site, e iniziare a selezionare dei materiali da utilizzare, solo per velocizzare il lavoro. Clicco sul più e Google Site mi genera un sito. Come vedete, qui c'è la possibilità innanzitutto di rinominare il file, che chiamerò portfolio personale. Una volta dato il nome al file, automaticamente il sito rinomina anche questo banner di accoglienza, questo banner iniziale con questo stesso nome, che potrò però andare a cambiare senza dover poi cambiare il nome del file. E quindi qui potrò chiamarlo portfolio personale Moro. Questo tipo di, anche qui sarà possibile aggiungere un logo e quindi magari andare a pescare da carica e a quel punto prendere o delle immagini o andare che avrò scaricato sul mio desktop, ma questo adesso non ci interessa. Quindi portfolio personale Moro. Titolo della pagina, anche qui diciamo che non è necessario dare un titolo vero e proprio, anche se l'immagine che abbiamo davanti a noi sembra un po' quella, ma sarà possibile ad esempio intitolare questo nostro sito come primo segnale, come prima comunicazione, la mia esperienza lavorativa. Una volta che viene scritto il testo, come vedete, è possibile scegliere che tipo di formattazione di stile vogliamo, alcuni tipi di font, la grandezza, il grassetto, il corsivo, il sottolineato, il colore del testo, un eventuale link, questo è il simbolo che Google utilizza per i collegamenti ipertestuali, degli emoticon, che tipo di allineamento del testo vogliamo. Vedete? A sinistra, centrale, a destra o il giustificato. Nel caso specifico sicuramente quello centrale è una scelta che può andare bene.
copiare e duplicare questo blocco, perché Google Site ragiona per blocchi, eliminarlo o vedere altro tipo di impostazioni. L'interlinea, le spaziature, il barrato o la cancellazione della formattazione, quando andiamo a copia e incollare dei testi che prendiamo da altri siti e hanno a loro volta dei collegamenti ipertestuali, come spesso capita con Wikipedia. Una volta che abbiamo creato questo banner con questa gabbia di testo, è possibile allargarlo trascinando queste maniglie e da questa posizione centrale, quando si forma questo cursore a croce, poterlo spostare nelle posizioni che il sito già dà, per cui in questo caso centrarlo in questo modo. È possibile lavorare su questo blocco banner attraverso il caricamento di immagini. Anche qui, qualora noi avessimo delle immagini che riteniamo essere opportune per poter da mettere come sfondo, io ad esempio utilizzo questa che avevo già utilizzato per un'altra presentazione, e vedete che attraverso questa regolazione della leggibilità Google Site ha ragionato che era importante utilizzare un fondino scuro per migliorare la lettura del titolo. Qualora io volessi fare ripristina, tornerebbe tutto come prima. Altrimenti è possibile selezionare attraverso delle immagini che Google Site già ha predisposto per noi. Ne selezioniamo una a caso, lo inseriamo nel banner e ecco qui che ha cambiato di nuovo per la leggibilità la tonalità dell'immagine e il font. Altra modifica che possiamo fare è quello della grandezza del banner, utilizzandolo come una lunga copertina, come un banner grande, come un banner più piccolo o lasciando solo il titolo. A me piace il banner, per cui lo lasciamo in questo modo. Andiamo a popolare di contenuti questo mio portfolio. Qui nella colonna di destra voi trovate Inserisci, Pagine per strutturare il portfolio e Temi, che sono delle soluzioni grafiche che Site mette a disposizione per poter modificare il proprio prodotto. Allora, iniziamo da Inserisci. È possibile ragionare, come abbiamo detto, per blocchi. Il primo inserimento che può essere fatto è quello di una casella di testo. Anche qui è già possibile, come vedete, scrivere attraverso il menu che abbiamo già visto anche prima per il titolo, cambiare il tema di questa sezione, duplicarla o eliminarla. Nel caso specifico io avevo già preparato qui tra i miei documenti il solito testo lorem ipsum per vedere lo spazio, l'ingombro di quello che sarà nel mio prodotto. Ecco qui la casella di testa fatta. Una volta che ho finito, abbiamo detto proviamo a vedere come potrebbe cambiare nello stile questo blocco. Lo stile 3 o caricare un'immagine che magari selezioniamo, vediamo quali sono le soluzioni che potrebbe offrire per noi Google Site, ma solo a livello di prova. E chiaramente per una casella di testo con un'immagine allo sfondo è una soluzione ardita per qualsiasi grafico, per cui la andiamo a rivedere nello stile eventualmente colorato, qualora volessimo dare un tocco. E anche qui magari decidiamo di cambiare il colore del font, andiamo a selezionarlo, magari bianco, per migliorare la leggibilità. Ecco qui come potrebbe essere la prima casella di testo in cui viene raccontata una piccola esperienza, una piccola presentazione da parte dello studente. Fatta questa prima casella di testo, è poi possibile continuare a popolare il mio portfolio attraverso delle immagini. E quindi andiamo su immagini. Anche qui è possibile caricarla tra le immagini, che ogni volta che si fa carica si apre la pagina classica del PC con apri che scartabella, o altrimenti andarla a selezionare. La selezione delle immagini è possibile metterla attraverso quelle che sono già su Drive,
mettere direttamente l'URL per andarlo a cercare tra i siti internet, mettere la ricerca con Google Immagini che Google Sites fa direttamente dalla sua applicazione e passando qui per Google Immagini andremo a trovare delle immagini senza copyright che possono essere utilizzate, le common risorse, le risorse comuni, o altrimenti delle foto che in questo momento qui non sono state trovate. Utilizzeremo questa della stampa offset, io la inserisco, ecco qui l'immagine. L'immagine può essere poi ritagliata, quindi ingrandita davanti a questo ritaglio per andare eventualmente ad andare a pescare un dettaglio che voglio utilizzare. Se metto qui il tap andiamo avanti, spostarla nelle varie posizioni, mettere sull'immagine un collegamento ipertestuale, qui proviamolo magari una volta, e mettiamo un sito, ecco qua, una rivista educativa, la prima che mi è venuta in mente, cliccando, vedendo qui l'immagine, c'è il collegamento ipertestuale, il click e si va direttamente alla pagina. Dopodiché copia e copia eventualmente l'immagine qualora ce ne fosse bisogno, non è il caso nostro. Altre possibilità, sostituire l'immagine con un'altra da caricare e selezionare, oppure aggiungere una didascalia, che possiamo mettere in questo caso stampa offset, qualora io fossi uno stagista, uno studente di un percorso duale della grafica nella stampa. Ecco qui. E questo è un altro blocco. Ragionando come blocco, come al solito, è possibile lavorare sugli stili, se volessimo continuare ad utilizzare lo stesso stile, oppure caricare un'immagine di sottofondo, di sfondo, scusate, come abbiamo già visto anche prima. Questo per quanto riguarda le immagini. Per quanto riguarda Incorpora, parliamo dell'inserimento di un sito e anche qui proviamo con il caricamento di una pagina come abbiamo fatto prima. Ecco qui che si può incorporare una pagina intera o un'anteprima, facciamo l'esempio con la pagina intera, e il nostro portfolio ha messo all'interno un'immagine che in questo momento noi vediamo in anteprima solo come un'immagine. Ma quando noi proveremo, e lo faremo tra un attimo, ad andare nella modalità anteprima di visione di tutto il portfolio, vedremo che sarà possibile interagire direttamente con la pagina. Incorpora poi la possibilità di lavorare direttamente sul codice, ma qui andiamo avanti su delle competenze avanzate che in questo momento per il nostro portfolio non sono necessarie. Dopodiché, l'ultima cosa che si può inserire è tutto ciò che io ho su Drive. E anche nel caso specifico, nelle mie cartelle, avevo preparato la mia cartella Google Site, eccola qua, materiali, ed è possibile ad esempio già mettere un Google Presentazioni. Questa sicuramente è la bellezza di tutta la G Suite, che dà la possibilità di poter in maniera sistemica utilizzare tutte le app che funzionano tra di loro molto bene. Quindi inseriamo la nostra presentazione modello che ho inserito, ecco qui, e fatto questo noi possiamo per esempio già adesso andare a vedere un'anteprima. Quando noi clicchiamo su questa modalità di anteprima, Google Site ci permette di vedere in anteprima il nostro sito come se lo stessimo vedendo da telefono, da tablet o da schermo grande. Questa possibilità di differenziare i device ci permette di capire come effettivamente sarà facile anche poter continuare a spulciare la storia del nostro apprendista a distanza anche solo da telefono con il link del sito. Poi vi farò vedere alla fine come funziona la condivisione. Ecco qua che questo sarà quello che vedrà chiunque apre il mio portfolio. Il testo, l'immagine
e il sito all'interno, il quale potrà diventare veramente utile. Voi immaginate, nella prima pagina della mia esperienza lavorativa vorrò condividere il sito internet dell'azienda dove sto lavorando e qui sarà possibile, attraverso i link, utilizzare questo sito all'interno del mio sito. E questa era la presentazione, che a questo punto sarà scorribile come un PDF. Anche qui, se lo studente ha dovuto, ad esempio, organizzare una presentazione oppure voler mettere un approfondimento su come studiare un certo tipo di processo, lo aggiungerà e sarà un ulteriore prodotto che lui mette nella sua storia, nella logica proprio del portfolio, che è come un diario personale in cui mettere delle proprie riflessioni, dei propri contenuti, delle foto di quello che è stato fatto, delle ricerche che gli possono essere state chieste da fare su internet, e capite che qui diventa veramente ricca la possibilità di popolare anche solo già questa prima pagina. Per ritornare alla modalità di lavoro basterà cliccare qui su Chiudi anteprima. E eccoci di nuovo qui nel nostro portfolio da creare. Oltre a questi blocchi, che abbiamo visto essere casella di testo, immagini, drive ed incorpora, è possibile utilizzare dei blocchi di contenuto già creati, per cui ecco qui ad esempio inserire un blocco immagine testo. Si carica, carichiamo l'immagine, la prendiamo sempre da drive, utilizziamo l'ultima immagine, che è questa qui sempre dell'offset, inserisci. Qui potremmo già scrivere, ad esempio, la macchina da stampa, offset, e anche qui sempre poter lavorare sulla grandezza della casella di testo, sulla grandezza del font, come tutto, insomma, come i soliti strumenti che sono utilizzabili su Google Documenti e su ogni gestione del testo nelle app di Google. E qui anche mettere un sottotitolo. La mia macchina preferita. E qui continuare con il racconto dell'utilizzo della macchina o di quali sono le caratteristiche che più di tutte io ho preferito. Anche qui, come al solito, la posso lavorare tranquillamente sullo stile. Qui avevamo immagini più testo, anche qui è possibile mettere più immagini, quindi 2 e così via, continuando. È possibile anche mettere già da qui eventualmente un video YouTube. Quindi è possibile andare su YouTube, caricare un video stampa offset, vediamo cosa esce fuori. Eccolo qui, come funziona, spiegato bene, un altro tutorial che io metto qui già all'interno. Questo tasto ci permetterà di aprirlo in un'altra scheda. Qui ci sono delle impostazioni sui controlli della finestra che viene a crearsi e la barra di avanzamento, è possibile cambiare il colore. E qui è possibile mettere già un titolo. Il mio approfondimento sul tema ed eventualmente un sottotitolo. Nella nostra possibilità di vedere già l'anteprima, torniamo sull'anteprima e riusciremo a vedere il nostro sito dove andare a vedere il video. Questa è una grande possibilità di interazione. Ritorniamo sul nostro progetto e dopo aver utilizzato questi blocchi è possibile, come vedete, utilizzare tutta un'altra serie di strumenti. Allora, ne vediamo alcuni. Ad esempio, il gruppo comprimibile è una casella di testo che ha un titolo, in questo caso potrebbe essere
il mio primo cliente, se vuole essere una storia di un primo approccio con un cliente. Dopodiché qui ci potrebbe essere tutta la storia. Andiamo a rubare il testo lorem ipsum, che ci aiuta sempre a colpo d'occhio a capire che fine fanno questi testi. Torniamo giù nel mio gruppo comprimibile, andiamo a scrivere il testo, che in questo momento non si vede perché ha un font, il colore è bianco, lo andiamo a mettere nero, e in questo caso capiamo che la comprimibilità si attiva attraverso questa freccia che nasconde il testo o lo fa ricomparire. È possibile anche qui lavorare sulla grandezza della mia casella di testo e la possibilità eventualmente di spostare altri elementi qualora ne avessi bisogno. Oltre al gruppo comprimibile, interessante è anche questo strumento sommario. Lo strumento sommario cattura direttamente i titoli scritti e li mette nell'ordine in cui vengono, che già si trovano sul progetto. Per cui in questo momento il mio primo cliente sta avanti al mio approfondimento sul tema. Qualora io invece volessi spostare il mio primo cliente, che è questo gruppo comprimibile, e lo sposto soprattutto, vedete che il sommario automaticamente ha spostato questo contenuto. Oltre al sommario c'è il carosello di immagini. Con questo più andiamo a selezionare delle immagini. Allora andiamo su Google Immagini e ad esempio scriviamo stampa volantino. Mettiamo questa simpatica macchina, anche questa e anche questa. Le andiamo ad inserire e qui si formerà in questo momento solamente questa immagine, che però vediamo essere già un carosello con questi 3 puntini sotto, perché poi quando andiamo a vedere la nostra modalità anteprima, qui sotto avremo la possibilità di scorrere e vedere queste immagini. Un altro strumento interessante è quello del pulsante. Il pulsante è una forma grafica, che poi vedremo essere un quadrato, con un nome, ad esempio approfondimento su internet, o se vogliamo essere anche più intuitivi, un clicca qui, e qui all'interno è possibile mettere un sito internet. Bisogna capire le autorizzazioni dei siti. In questo caso c'è possibilità di fare questo collegamento ipertestuale. Nel momento in cui noi clicchiamo qui, in questo momento nella modalità progetto non ce lo fa vedere, ma nella nostra modalità di anteprima avremo qui un pulsante in cui cliccando qui ci manderà direttamente sul sito. Ritornando, uscendo dalla modalità anteprima e ritornando al nostro progetto, possiamo continuare a vedere alcuni altri possibili strumenti. Divisore e spaziatore in realtà sono solo delle forme grafiche che possono dividere gli altri contenuti. Il link ai social, anche qui ad esempio possiamo andare su Facebook, andare a prendere un link, metterlo qui e si genererà direttamente il loghetto di Facebook. Adesso non abbiamo tempo di poter mettere anche questo, però volevo farvelo vedere. Su YouTube abbiamo già visto che in diverse parti è possibile mettere un video. La cosa interessante è anche la possibilità di inserire un calendario. Quindi andiamo su calendario, ne scelgo uno delle mie classi, inserisco, ecco qui l'interfaccia. Qui è solo, come al solito, sempre in modalità immagine. Nella nostra modalità di visione dell'anteprima ci troveremo nel nostro portfolio una parte, eccola qui, che l'avevo messo
in una posizione diversa. Qui la possibilità di andare a vedere effettivamente un calendar con l'organizzazione, che potrebbe diventare anche per lo studente che lo utilizza nel suo stage il suo calendario delle attività, sia per segnarsele sulle presenze, sui prodotti da fare e attivare delle abilità in più, che è quello di utilizzare un'agenda. Oppure potrebbe diventare uno strumento da poter consultare i tutor contemporaneamente per capire le presenze o le assenze. Immagino io, l'utilizzo potrebbe essere veramente variegato, però sicuramente uno strumento nel nostro arsenale molto interessante. Oltre a questo, immaginando che questo diventi in qualche modo un sito per chi si promuove, oltre che un portfolio come l'abbiamo per noi, io ve lo dico, sempre per spiegarvi le ricchezze di questa applicazione, è possibile inserire una mappa attraverso Google Maps e poi poter inserire dei altri file per chi conosce un po' la G Suite, Google Documenti, Google Presentazioni, fogli o moduli. Addirittura con moduli è possibile inserire dei test da poter fare anche all'interno del sito, e quando parliamo di test ci sembra sempre un po' qualcosa che non abbia a che fare con questo nostro mondo di produzione, però un Google Moduli potrebbe diventare anche una modalità per inviare un feedback, un contattaci, come contattarci, no? Abbiamo in mente un moduli, nome, indirizzo, cosa vuoi chiederci, ecco. Mettendo qui un moduli bisognerebbe averlo già pronto, già preparato prima, però lui lo inserisce qui ed c'è la possibilità di interagire con un moduli direttamente. E poi la possibilità anche di inserire dei grafici o altri strumenti di questo tipo. Ecco, questa è la parte di inserisci. È possibile poi organizzare il proprio portfolio o il sito, comunque nella logica di Google, attraverso diverse pagine. Allora, qui abbiamo lavorato finora con un home page. Nel momento in cui si clicca sui tre puntini è possibile o duplicare l'home page o aggiungere una pagina secondaria, che potremmo chiamare nel nostro portfolio, ad esempio, prima settimana, immaginando che su questa pagina lo studente lavori solo sulla prima settimana. Una volta creato, vedrete che qui si crea un menu a tendina, dove poter andare a cliccare la prima pagina, cioè la prima settimana. La scritta sarà legata al titolo che io ho dato al menu e da qui potremmo iniziare a lavorare su inserisci solo su questa prima settimana e quindi avremo di nuovo questo spazio. È possibile attraverso le impostazioni di navigazione modificare questo menu da in alto a laterale ed ecco qui che Google ha spostato in questi tre puntini la struttura del menu. È possibile, partendo dall'home page, creare un'altra pagina secondaria che potremmo chiamare seconda settimana e dalla seconda settimana aprire una pagina ulteriore che è evento speciale. Come vedete qui c'è lo schema, la struttura del portfolio che potrà avere tutta una serie di pagine e diversificare una parte di introduzione che troviamo nell'home page da quella che è un lavoro settimanale, da quello che è il lavoro di un evento speciale. Oltre alla parte della pagina c'è poi la parte dei temi. I temi aiutano a velocizzare e a rendere armonico il lavoro soprattutto per utenti che non hanno competenze di tipo grafico. Abbiamo l'Aristotele, magari andiamo sulla nostra home page dove è più visibile alcuni materiali e la possibilità di cambiare alcuni elementi dei temi. La parte, il tema diplomatico, vision, liscio e impressione. Questa è la parte dei temi.
È possibile condividere il file, come vedete qui, con altri, in modo tale che possa iniziare un lavoro condiviso rispetto a questo progetto che si trova sempre su Google Site, oppure andare sulla parte di pubblicazione. Vi faccio vedere al volo questi tre puntini. Crea una copia del mio progetto del sito, oppure la cronologia delle versioni. I salvataggi automatici, in base ad alcune differenze, ci riportano a una parte iniziale o a un lavoro fatto, in modo tale che qualora quello che fosse la modifica non ci piace più e vogliamo tornare indietro, possiamo tornare al lavoro precedente. La parte che più ci interessa è quella poi della pubblicazione. Quindi andiamo su pubblica, dovremo dare un nome perché Google genera direttamente questo indirizzo, Google https sitesgoogle.com cfp-pio che è il mio dominio, quello scolastico, e poi ecco il nome portfolio personale Moro, che potremo andare a semplificare con portfolio Moro. Quando andiamo con pubblica, renderà il sito effettivo su internet. Chi può visualizzare il mio sito? Potremo andare su Gestisci, perché in questo momento può essere visualizzato da tutti coloro che hanno il mio dominio scolastico. Gestisci, abbiamo la possibilità di inserire nella bozza qualcuno che può metterci mano. Nel caso specifico abbiamo messo con limitazioni e quindi solamente a chi ha il link per poterlo aprire, o chi fa con il più la condivisione che abbiamo messo prima, o altrimenti chi può vedere questo sito pubblicato? Il centro di formazione professionale, oppure il pubblico, quindi chiunque, oppure con limitazioni. Anche qui con limitazioni significa che io posso aggiungere, ad esempio, solamente una persona, che posso aggiungere anche solo come visualizzatore e non come editor, in modo tale che aggiungendo magari il mio tutor aziendale e il mio tutor scolastico, questo sito sarà online ma potrà essere visto solo da queste due persone, e si va avanti con la condivisione. Lui dice che non fa parte questo indirizzo della scuola, io faccio condividi comunque, e quindi questo sito è su internet e può essere visto solamente dalla persona a cui l'ho condiviso. Benissimo. Spero che questo video tutorial sia stato utile per immaginare uno spazio digitale tra lo studente, il tutore aziendale e quello scolastico, dove poter condividere la propria esperienza, riflettere su di essa e trovare degli spunti per sostenere attraverso dei feedback puntuali, efficaci e veloci questo percorso così particolare e importante nella formazione dell'allievo. Vi ringrazio per aver seguito questo video dedicato alla valutazione e ai processi di apprendimento nei percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso, visita il sito web del progetto Future Skills for Trainer all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Vi ringrazio e buona giornata.